Buongiorno a tutti quanti. Oggi dobbiamo togliere un barbone, direi più che notevole, quasi esagerato. Quindi, prima cosa, come state? Come avete passato questi periodi anche di feste, di relax? Io così e così, però piano piano ci ripigliamo. Mai paura. Ogni tanto si cala, ogni tanto ci rialza, ogni tanto si è una mezza via, si fa quel che si può. Allora, primo piccolo disclaimer, una piccola premessa. Tutti i prodotti che vi farò vedere vi dirò dove poterli trovare, così siamo già tranquilli che magari dopo, ecco, non vi venga il dubbio dove ho trovato questo. Allora, rasoio, vi lascio il link in descrizione. Pennello, vi lascio il sito ufficiale in descrizione. Il set da rasatura dovrebbe arrivare su Vanity Stock, se non è già arrivato dovrebbe arrivare a breve. Tra l'altro, sempre nella descrizione avete anche un codice sconto esclusivo del 20% che praticamente non ha nessuno. Usate il link, usate il codice sconto e date anche una mano al canale. Quindi diciamo cosa volete di più. Però prima andiamolo a provare, perché può essere anche che magari non so, non sia così fantastico, che non lo so, bisogna provare per credere. Quindi, prima cosa che vi mostro è questo bel rasoio. E si può dire no che è bello. Posso dirlo che è bello? Ho solo una paura, e adesso lo andremo a scoprire insieme. Vortex di Botti Brush. Rasoio che mi ha anche abbastanza stupito per le finiture. Allora, chiaro, ve lo dico subito, immediatamente, è fatto molto bene, cioè nel senso non gli si può dire nulla. È un pochettino spigolosetto, ok? Qualche bel spigolo vivo. Diciamo che se prendete certi rasoi che ho avuto in mano io, parliamo di titanio, quindi ecco, materiale più che pregiato e costoso. Prendete il rasoio in titanio da 300 euro, roba del genere, vedete magari delle finiture veramente incredibili. Però ragazzi, se contiamo che questo rasoio attualmente lo stanno vendendo a 140 euro e magari se fate il mio nome su AliExpress vi fanno anche un po' di sconticino e vi danno anche un regalino, avete un rasoio in titanio ad un prezzo che ormai, cioè, fate fatica a trovarne uno in acciaio decente. Quindi diciamo che vediamo però come rade, perché la mia paura qual è? Che i cinesi sono delle brave persone, hanno pochi peli in faccia, ma fanno rasoi che ti ammazzano, esposizioni mostruose, gap stratosferici, che mi chiedo, ma cosa dovete tagliarci? La legna? Con i rasoi? Però, quindi questa però è una cosa che capita con Yaki, capita con altri marchi, non lo so, magari qua questo rade divinamente o magari mi uccido, non lo so. Ci andiamo a mettere una Gillette Nacet. Ci volevo mettere, che la trovo molto, l'ho trovata molto dolce, nella menta che mi è piaciuto tantissimo, volevo metterci una Tatara. Però, non conoscendola ancora bene come la metta, avendola provata solo sul 316, la metta perfetta su quel rasoio, proprio perfetta, devo provarla ancora un po' di volte, altrimenti rischio di avere veramente troppe cose che non conosco e la metta su un rasoio vuol dire tanto. Quindi questo quindi ha un lato open, un lato close. Diciamo che dal lato open sicuramente il traverso va, non so se abbia due esposizioni più da una parte più dall'altra, se cambia solo il pettine, non so niente. E beh ragazzi, questo non è un gap, questo è... Perché? Cioè, ci passo sotto il dito su sto gap qua. Speriamo che l'esposizione, ma a quanto pare sembrerebbe una... Vabbè, vediamo, dai, lo proviamo. Speriamo di rimanere ancora con la pelle in viso. Allora, dalla parte del closed, la lametta sporge leggermente di più. A occhio così,
Potrei anche sbagliarmi, però a occhio, magari anche no. Forse proprio appena appena, però non so se hanno due geometrie diverse da una parte o dall'altra, non lo so. Lo andiamo a provare, vediamo le sensazioni in rasatura perché alla fine è quello che dopo contano. Cioè, una volta stavo lì a guardare, tra virgolette, piccoli disallineamenti, anche il Bayonetta sul mio c'è un leggero disallineamento. L'importante è che in rasatura funzioni, dopo se non funziona ne parliamo. Come set da rasatura, ragazzi, quello che arriverà su Vanity Stock a breve, da quello che ho capito, c'ho anche un altro set, vi dico finalmente, ma proprio con tanta gioia nel cuore, perché io l'ho detto subito al produttore, ancora quando non aveva i balsami, cioè quando c'era solo il sapone, poi aveva fatto il balsamo, ho detto ragazzo, devi tirar fuori l'aftershave alcolico, ed eccolo qua, aftershave alcolico. Allora, packaging, serve che ve lo dico? Cioè, serve che ve lo dico o cosa? Solo per il packaging questo va comprato e messo via. Limited edition, formula Orion, ma è bellissima, bello bello bello. E le profumazioni, ragazzi, sia sull'altro che su questo, ve lo dico, l'asticella qua si è alzata di brutto. Speziato, legnoso, c'è anche scritto qua, eccolo qua, zafferano, lavanda, oud, noce moscata, patchouli e muschio. Spettacolare, ragazzi, una profumazione, cioè proprio roba panico panico. E come pennello andiamo a provare il Nebrodi di Pantarei, che ha montato un ciuffo in tasso che secondo me è una meraviglia. Bisogna proprio dire quando una cosa è una meraviglia, eccolo qua. Ma intanto il manico bellissimo con il logo sotto ceramicato. Ve l'avevo detto che non mi era piaciuto tantissimo il sintetico, però li sta già cambiando, quindi a breve arriveranno con un altro ciuffo col G5, che secondo me è tutto un altro mondo, e sono contento. Il maiale non male veramente. Questo l'ho già provato, ciuffo in tasso fantastico ad un prezzo così rifinito così. Questo è un pennello che secondo me vale veramente ogni centesimo, bellissimo. Boh, andiamo in rasatura. Ok, ci mettiamo un po' di prebarba, perché con sta barba te ne vuole un camion. Qua c'è dentro un po' di Noai, un po' di Barber Minds, ho mischiato un po' di gel prebarba, anche quelli che magari non usavo tantissimo, e ho fatto un po' mix e poi andavo a prendere solo quelli che mi interessano. Comunque Barber Mind e Noai insieme mi piace perché uno mi dà la sensazione di freschezza e l'altro mi piace anche come proprio gel prebarba. Insomma, l'uno e l'altro insieme mi galvano, mi piace molto e quindi li uso. Boh, allora andiamo a pucciare il pennellazzo e dopo vi stupisco, ragazzi, con un finale di profumazione che secondo me ci sta, questa profumazione qua del sapone. Quella qua, pasta di sapone, possiamo dire semi qualcosa, nel senso non è morbidissimo, non è durissimo, è una pasta di sapone, dai, possiamo anche chiamarla semidura, perché si riesce tranquillamente a prelevare nel barattolo senza alcun problema. Ok, adesso non so quanto ho pescato, se serve ci diamo un'altra. Mamma mia che profumo.
che veramente sembra che i feedback che gli ho dato, non so se li avrebbe fatto comunque o se magari gli ha dato anche altre persone, però sembra che tutti i feedback che gli ho dato li abbia portati sul sapone, sulle profumazioni, sui suoi prodotti. Grande produttore di Grooming Cult, ecco, tanta roba. E sappiate che Vanity Stock è l'unico, grazie anche alla mia segnalazione, che attualmente rivende i Grooming Cult. Quindi andate a farci un giro perché sono prodotti che meritano tantissimo per me. Mamma mia. Oh ragazzi, una profumazione micidiale. Bella maschia, speziata. Mamma che buona. Ragazzi, ciuffazzo veramente fantastico. Fantastico. Fai un ottimo massaggio, morbido in punta ma non gel tip, quindi proprio quelle punte là che non senti niente. Senti un bel massaggio ma non punge. Secondo me è qualcosa di spettacolare. Quindi andiamo a provare lato open. Mamma mia. Non parlo perché prima passata non si parla. Allora, il taglio molto preciso, molto intuitivo e mi piace. Il taglio mi sta piacendo molto. Non so però il resto, vediamo in rasatura. Uso un po' anche il lato close, tanto non succede niente. Ragazzi, 2 settimane di barba sicure, eh. Cioè, ragazzi, per adesso mi sta piacendo da paura. Vediamo dopo, perché il primo passaggio è difficile valutare un rasoio. Però bello canterino, ma nello stesso tempo preciso. E non mi sembra neanche proprio tremendamente aggressivo sul viso, però bisogna vedere dopo. Perché... Boh. Adesso facciamo un'altra bella passata e dopo si può cominciare a valutare quello che abbiamo in mano, perché sennò...
Sapone meraviglioso. E pennello anche. Ragazzi, per adesso mi sta uscendo la sbarbata del secolo, ve lo dico. Non me l'aspettavo. Cioè, sul pennello sì perché lo conoscevo. Grooming Cat si era sempre comportato bene. Ma qua ragazzi è andato su di livello non da poco. Vediamo dopo il post rosatura, l'aftershave alcolico. Bravo, bravo, bravo. Continuavo a dirglielo, ma no, ma lo farò solo splash ma non alcolico. Io ho fatto una testa quadra e ho detto no, ho detto qua vogliamo l'aftershave alcolico. Dopo vuoi fare anche i balsami, uno si compra il balsamo. Aftershave deve essere alcolico, ragazzi, basta. Allora, ha un vantaggio, in questo caso il rasoio, che ha un angolo molto intuitivo. È molto efficace. È molto efficace. Però in questo caso, essendo in titanio, la leggerezza ti permette di dosare molto. Allora, il sapone è tallovato. Va idratato molto perché tende un pochettino, cioè tende a essere molto molto protettivo, però se non l'ho bagnato abbastanza tende un po' ad asciugare, quindi occhio. Per chi usa tantissima acqua e molta idratazione, no problem. Chi come me ama, diciamo, montaggi molto protettivi deve stare attento perché rischi di avere una protezione veramente alta ma a scapito della scorrevolezza. Ecco, una cosa che vi dico sulla profumazione, occhio perché essendoci anche la noce moscata, quindi comunque delle spezie, se avete un viso estremamente delicato, come in realtà ce l'ho anch'io, però io ho molto più ad esempio sulla cannella, e qua ho rischiato, potreste, sì, magari avere qualche piccolo bruciore o qualcosa, state all'occhio perché logicamente tutte le spezie hanno un potere, diciamo, allergenico più alto ed è più probabile che andiamo ad aggiungere acqua. Che tiene una quantità di acqua praticamente infinita. Bene. Quello che mi basta per fare i ritocchi, perché comunque
Cioè fa uno strato che non si stacca dalla pelle. Ragazzi, il rasoio fantastico, adesso posso dirlo. Mamma, che bello. E si può anche dire che è una geometria, comunque è una cosa unica, insomma io non ho visto altri rasoi che assomigliano a questo. Sicuramente non è un rasoio da tutti i giorni, è un rasoio che adesso io quando non mi rado da un po' la pelle sotto ne risente, quindi non mi esce mai rasature perfette. Perché sotto la barba mi si creano brufoletti, mi si creano dei piccoli fastidi, diciamo, ecco. Quindi qualcosina ci sta. Però ragazzi, rasoione. Rasoione molto soddisfacente. Taglio molto dolce, però che sia chiaro, rasoio molto efficace, cioè qua siamo tranquillamente a livello di un Nodaki, ok? Quindi, cioè, raga, che bomba! Vai di Grooming Cult, mamma, che grande, grande che hai fatto l'aftershave alcolico, grande, grande! Schiaffettoni alla Sergio. Mamma che buono, che buono! Mamma mia, mi ricorda un profumo. Non mi ricordo che profumo di nicchia che avevo sentito che un pochettino. Comunque ha un mood bello scuro, bello. Non troppo animalico. È un mood che si mischia col patchouli veramente fantastico. Questa parte un po' floreale speziata. Mamma mia che buono! Cioè, questo ragazzi, meraviglioso, meraviglioso. Complimenti. Questa è una bomba atomica. Mamma mia. Ma non farò a fare limited edition. Queste meraviglie qua. E l'altro set che ho anche quello, una profumazione che è stato fatto per un gruppo in Romania che lo farò vedere, qualcosa di spettacolare. Adesso vado ad indossare un profumino. E ora intanto vi dico cosa c'è vuoi. Qualche pelo che avevo in mano. Post rasatura del sapone ottima protezione, buona scorrevolezza, non strafantastica la scorrevolezza, bisogna mettere molta acqua se volete la super scorrevolezza, però la potete raggiungere. L'after, occhio, io ne ho messo parecchio, ho la pelle non leggermente appiccicosa adesso, però l'ho messo veramente, cioè doppia dose, perché mi piaceva tanto. Vediamo nel frattempo che metto questo spettacolo, te lo leggo negli occhi di Pantarei, quindi su base di Paradigma. Alessandro Pistoia sta toccando i livelli più alti della nicchia. Lo stanno valutando anche persone che sono da anni appassionati della nicchia
e tutti stanno dicendo che questi profumi stanno facendo gran scalpore e se lo merita ancora di più di quello che già è. Mamma mia. Ecco, metterne una quantità così significa che per 2 giorni saprò di Paradigma. Cioè, vi giuro ragazzi, un'apertura agrumata, floreale, fruttata, sentite anche il fico, mi sembra di sentire anche il legno, le foglie, mamma mia, probabilmente dovrebbe esserci una nota di tè verde, ma che però legata al fico a me sembra più di sentire le foglie verdi e il legno del fico. Dopo c'è in fondo note di oud, cuoio, oud, è una profumazione folle, fuori di testa, buonissimo, ha un'evoluzione incredibile, proprio da profumo di altissimo livello, cioè un profumo così lo puoi vendere al doppio e dici wow, wow che capolavoro, che naso, che meraviglia. Già con Derwish ci aveva fatto sognare, fresco di Sicilia, uno dei più buoni agrumati che si possono trovare in circolazione, questo te lo leggo negli occhi ragazzi, è il punto più alto che Alessandro Pistoia ha toccato ad oggi, è un capolavoro fantascientifico. Non posso spiegarvi quanto buono è perché lo sto sentendo io adesso qua e si abbina tra l'altro anche secondo me perfettamente con il suo set Paradigma, ma vi dico che si abbina perfettamente anche con questo set da rasatura. Ragazzi, per me tutto super mega promosso, pennello Nebrodi, una meraviglia ragazzi, cioè monta benissimo, vi rilascia il sapone che serve. L'ho usato anche su una diretta con Siddhartha, ci ho fatto 3-4 passate con lo stesso caricamento, quindi rilascia bene il sapone, non se lo mangia tutto, sempre più di sintetico ma lavora bene. Rasoio rade molto bene, cioè, sappiate che è un rasoio molto efficace, ma non sentite l'aggressività della lama, quindi taglio chirurgico preciso, fantastico da tutti e due i lati, sia open che closed. L'open mi sono trovato bene in prima passata, dovete sciacquare bene, tende un po' a infilarsi il pelo se ce ne avete tanto, però se con il getto d'acqua invece di metterlo sotto così lo mettete un po' di lato va via immediatamente, quindi nessun problema. E bel rasoio, cioè a sto prezzo qua ragazzi, sotto i 140 euro magari portato a casa un rasoio così in titanio, lasciatevelo dire che è impossibile praticamente. È nuovo Grooming Cult, tanta roba, cioè, prestazioni, profumazione, packaging, meraviglioso, io non ho altre parole. E il profumo, stessa cosa, packaging, prezzo, prestazioni, un estratto della durata infinita, se vi dosate un po' non c'è nessun problema neanche di fastidire gli altri, unico, non c'è nient'altro nel pianeta che ci assomiglia neanche lontanamente, quindi un profumo unico che avrete solo voi a casa. Fate voi. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video, tutti i link in descrizione. Bye bye.